Indie Cinema è la piattaforma dedicata ai film indipendenti, low budget, il cinema che nasce dal basso, quindi quello che nasce dalla creatività dei singoli filmmaker senza dover andare a chiedere per anni il permesso agli studi televisivi, ai produttori, ai politici, alla propaganda, a tutto quanto. Eddington è finalmente un grande film, grandissimo film, il migliore per me di Ari Aster. È un film che prende un po' lo stile, il genere dai migliori film dei fratelli Coen, ambientato in questa sperduta provincia del New Mexico, in questo paesino che sembra un paesino del Far West, un paesino di frontiera immersa in mezzo al deserto, con lo sceriffo interpretato da Joaquin Phoenix che vive su una casa isolata su una collina rocciosa in mezzo ai cactus, in mezzo alle rocce. È un film grottesco, divertente, pieno di ironia, che fa fare un enorme passo avanti ad Ari Aster rispetto a Bo Ho Paura, dove la prima parte era sì interessante e tornava appunto il tema della guerra civile. La prima parte di Bo Ho Paura era veramente interessante, poi il film si perde in un surrealismo sconclusionato, dove nonostante la bravura registica, ritmica e di tutto l'apparato filmico di Ari Aster, non riusciva più a prendere il bandolo della matassa, o perlomeno non riusciva a fare quelle operazioni alchemiche di non trama che riescono solo a David Lynch, a Buñuel e a pochi altri. Qui invece Ari Aster abbassa un pochino le sue pretese e radica tutto in un contesto reale, di critica sociale, di racconto di un'America sull'orlo del baratro, ancorando appunto tutto alla realtà, come fanno certi film dei fratelli Coen e come fa un certo filone del cinema di Tarantino. Il film è veramente bello, soprattutto per la capacità registica, la capacità di gestire il ritmo, di saper fare le inquadrature e metterle insieme, di saper mettere insieme le inquadrature e mettere insieme le scene e le sequenze. È una capacità che pochi registi in realtà oggi hanno, se non la capacità basica di portare a termine il film, di fare il racconto, ma uno stile, una personalità così forte come in questo film di Ari Aster si vede davvero raramente. L'ho vista in un film per esempio di un regista non molto conosciuto, J.T. Molnar, di cui adesso al momento mi sta sfuggendo il nome, ma non la si vede neanche nei film di Tarantino. Ecco, dal mio punto di vista i film di Tarantino, nonostante sicuramente abbiano una stile, una riconoscibilità e un'acclamazione a livello mondiale, non hanno la capacità registica di gestire il ritmo cinefila del linguaggio tipico d'autore che ha in questo film Ari Aster, o perlomeno Tarantino è più pop, è più per le emozioni forti, le scene forti, quindi insomma piace a un pubblico mondiale. Qui invece Aster dimostra proprio una capacità cinematica di fondere il sonoro, di un uso del sonoro incredibile, eccezionale, altro che il film di Guadagnino che non riusciva, visto l'altro ieri, che non riesce neanche a mixare in modo decente e a dare un senso ai rumori della scena. Qui invece le inquadrature sono essenziali, sono schiette, dirette, ma nello stesso tempo ci sono delle scene d'antologia. La parte più bella è il finale,
che presenta in 3 sequenze a blocchi il climax che uno si aspetta, perché il film è un film che brucia lentamente, quindi oltre la prima metà del film non succede quasi nulla, cioè è tutta una preparazione, una descrizione divertentissima e surreale di questo paese sperduto tra le rocce del New Mexico. Quindi l'asticella di aspettative per quanto riguarda il finale si alza notevolmente dopo aver aspettato molto tempo. Il film dura quasi 3 ore, ma Aster supera queste aspettative, perché quello che sembra un film descrittivo di una situazione grottesca e surreale di questa città sperduta della provincia americana diventa poi un qualcosa che dai 3/4 del film esplode letteralmente, ma non esplode come fa il tipico film action mainstream che deve alla fine per forza mettere bombe, esplosioni, uccisioni e battaglie. Qui è un'esplosione ragionata, portata avanti con una regia letteralmente stupefacente, capace di tenere le inquadrature anche durante il finale a lungo, 10, 20, 30 secondi di piano sequenza, di gestire il sonoro con un soggettivismo veramente interessante. E poi c'è Joaquin Phoenix che fa questo ruolo di questo personaggio memorabile. È un personaggio appunto che strizza un po' l'occhio ai personaggi dei fratelli Coen, di certi neo-noir in cui questi bamboccioni, come si dice a Roma, apparenti diventano poi delle menti criminali, in una spirale che li trasporta verso l'autodistruzione, cioè il plot, la struttura tipica del noir. Che dire, il film innanzitutto ha una vitalità traboccante, al contrario dei film zombie, dei film mortiferi di cui siamo bombardati oggi, quindi è un film che ha appunto la vitalità simile a quella di certi film dei fratelli Coen, che ha un'ironia, un grottesco che oggi viene sempre più evitato in favore del film depressivo da cui esci dalla sala tutto turbato, sporco, depresso anche tu. Qui invece c'è un'ironia sulla società americana, sulla descrizione di questo paese, e c'è un'ironia sui personaggi, che sono una galleria di personaggi molto interessanti, magari non al livello del maestro dei personaggi Fellini, però insomma per un film americano di un regista relativamente giovane, per una produzione alla fine abbastanza commerciale, che cosa in America non è commerciale, anche se è un grosso film indipendente, ma è un film indipendente con le star, con tutto l'apparato, con tutta la distribuzione, quindi è paragonabile alla distribuzione di una major quasi. Eppure i personaggi sono figure grottesche che sembrano uscite da un sogno, da una visione del regista, come questo personaggio collaterale dello sceriffo indiano della comunità limitrofa di Eddington, che a un certo punto si mette a indagare sugli omicidi del concorrente della campagna elettorale, dello sceriffo Joaquin Phoenix, e spunta qua e là come un'ombra persecutoria, che appunto intimorisce lo sceriffo. La storia in 4 parole è: siamo in una provincia americana dove si stanno per fare delle elezioni, e c'è un data center che deve essere costruito. Siamo nell'epoca del Covid-19, quindi tutti hanno le mascherine, ci sono polemiche sulle mascherine. Qui in questo punto iniziale diciamo che gli sceneggiatori mettono troppa carne al fuoco, perché c'è il complottismo, il Covid-19, il data center. Sì, è vero che sono tutti argomenti correlati,
però poi si carica ulteriormente con il movimento Black Lives Matter dei giovani di questa profonda provincia americana, che incomincia a fare guerriglia urbana nel paese, a mettere in subbuglio la comunità. Subentra un guru in stile Charles Manson, che porta via la moglie allo sceriffo, che invece la usa, diciamo, per screditare il suo concorrente, e poi da lì le cose si complicano sempre di più, fino ad arrivare alla parte finale del film, che è una parte di pura azione, ma non l'azione dei film d'azione standard a cui siamo abituati, ma un'azione filmata in una maniera diversa, innovativa, con un lavoro sul sonoro straordinario. In particolare ci sono 3 sequenze nel finale che mi hanno molto colpito per la capacità di traslare, di usare il sonoro per raccontare questo incubo, questo viaggio attraverso il male, diciamo, dello sceriffo, e anche i piccoli dettagli dell'immagine, come i fuochi che si accendono sul terreno a causa di un attentato, diciamo, diventano un modo per creare questo ritmo cinematico in cui Ari Aster mi sembra davvero un maestro. I temi del film sono molto importanti, sono forse i temi più importanti dei film che ho visto negli ultimi anni, quindi dal mio punto di vista sono trattati in maniera piuttosto superficiale, diciamo. Non c'è niente di particolarmente rivelatorio in quello che racconta il film sul Covid-19, sul data center, su come queste due cose possono essere collegate, sul complottismo. Vengono accennate tutte queste cose, ma trattate in maniera abbastanza superficiale e messe lì per poter poi arrivare a un film che essenzialmente è un film di intrattenimento, perché gli ultimi 20 minuti sono 20 minuti di inseguimenti, di sparatorie, di esplosioni, eccetera, anche se fatte non come si fanno di solito gli inseguimenti e le sparatorie, ma fatte più in quel modo d'autore che usavano anche i fratelli Coen, ad esempio in Non è un paese per vecchi, cioè senza esagerazioni, senza montaggi nevrotici, ma sapendo fare il cinema. E quindi come tutti i film americani non ci si può aspettare un'analisi sociologica, antropologica, filosofica su questi temi così importanti che hanno cambiato praticamente il volto del pianeta in questi anni. È molto poco dal punto di vista della sceneggiatura, ma questo è un film americano, ancora una volta, che deve accontentare comunque il pubblico, con una certa mentalità commerciale, anche se anche indipendente, prodotto dalla A24, che ormai di indipendente ha ben poco. Non è un film europeo, e tantomeno un film europeo degli anni 70-80, in cui non c'era il Covid, però c'erano gli autori che avrebbero saputo dire delle cose molto più potenti. Detto questo, è un film bellissimo, assolutamente da vedere, proprio per l'ironia, il grottesco e la capacità di fare cinema del regista, e tutto qua. Che altro dire? Joaquin Phoenix è straordinario, si dedica a questo ruolo in una maniera viscerale, creando un personaggio dapprima buffo, molto legato nelle emozioni, nei movimenti,
con lo sguardo insomma da bamboccione, come dicevo prima, è un personaggio da cui poi non ci si aspetta tutta l'evoluzione, tutto il cambiamento che fa. Ma è un ruolo difficile, fatto di momenti molto drammatici, che passa in rassegna tutta la possibile scala delle emozioni negative umane. E, e niente. Ci sono anche scene appunto in cui Phoenix non usa uno stuntman nelle scene finali. Ecco cosa volevo dire. Mi ha particolarmente colpito la capacità di Aster di usare il sonoro, nel sonoro anche il rantolo del protagonista, della sua sofferenza, che alla fine si trasforma in una scansione ritmica proprio della storia, del film. Si fonde in questo flusso visivo, sonoro, dove il respiro affannato, dolorante dello sceriffo entra a far parte di questa orchestra visiva, sonora, che il regista riesce a costruire e che pochi sanno fare. Concludo ricordandoti che su Indie Cinema trovi cinema underground, low budget, i film indipendenti che non vengono distribuiti da nessuna parte, e puoi vedere anche i film di Indie Cinema Film Festival, quindi film assolutamente inediti in concorso per i premi dell'Indie Cinema Film Festival. Quindi se sei interessato anche a questo tipo di cinema che nasce al di fuori dell'industria, spesso autoprodotto dagli stessi autori, e poi trovi anche dei cult su Indie Cinema della storia del cinema, come i film d'autori indiani, iraniani, delle cinematografie a noi più sconosciute, ma anche statunitensi e occidentali, cult o film del passato classici, anche se il nostro focus è dedicato principalmente ai film indipendenti recenti o inediti che non trovi da nessun'altra parte. Iscriviti, inizia la prova gratuita, da cui poi puoi decidere se continuare a essere un abbonato oppure no.